Una domanda che mi viene fatta molto spesso è: ma quali sono i benefici che dà l'allenamento con la mazza? Scopriamoli insieme. Ciao, benvenuto sul mio canale. I benefici legati all'utilizzo di questo attrezzo sono direttamente collegati ai 3 approcci di allenamento con la mazza. Il primo approccio è quello che viene utilizzato ancora oggi dai lottatori in India. Il secondo approccio è invece più legato all'utilizzo che si può fare di un qualsiasi attrezzo in palestra e quindi considera la mazza come un bilanciere o come un manubrio. Il terzo approccio invece in un certo senso integra questi 2 approcci e consiste nell'utilizzare questo strumento inserendo movimenti tradizionali e movimenti più legati all'allenamento in palestra all'interno di sequenze, i cosiddetti flow, che permettono appunto di concatenare un movimento all'altro. Lo stile tradizionale dell'allenamento con la mazza è fondato su movimenti molto ampi e complessi che permettono di sviluppare e potenziare non singoli muscoli ma ampie catene muscolari, un po' come succede ad esempio nel kettlebell. Infatti la mazza viene tradizionalmente usata dai lottatori in India per potenziare la forza della loro presa, ma anche per potenziare movimenti legati alla proiezione sopra la spalla di un ipotetico avversario. Il miglior modo per potenziare la presa consiste infatti banalmente nello stringere un oggetto nelle mani e allenarsi appunto con quell'oggetto. Allo stesso tempo però chiunque abbia fatto lotta o una qualsiasi forma di arti marziali sa bene che non bisogna fare sempre lo stesso livello di forza e che è importante imparare a modulare la forza del grip, la forza della presa in base alle situazioni di combattimento. Un combattente infatti che fa troppa forza per tutta la durata del round o del combattimento arriverebbe molto velocemente allo sfinimento e quindi finirebbe per perdere l'incontro non per un errore tecnico o perché è inferiore all'avversario, ma perché si stanca più velocemente. I movimenti che vengono fatti tradizionalmente con la mazza sono proprio una concatenazione di azioni che permettono di modulare il grip alternando fasi in cui bisogna stringere forte a fasi in cui bisogna lasciare andare la mazza e fargli fare il suo pendolo. Sicuramente la mazza aiuta moltissimo i lottatori anche a migliorare forza e mobilità delle spalle, anche se appunto, come dicevo prima, non è un attrezzo che fa lavorare in isolamento, ma come vedete è anche importantissimo come esercizio per la cuffia dei rotatori, per tutti quei muscoli stabilizzatori che sono fondamentali non solo per praticare arti marziali o una qualsiasi attività sportiva, ma per la vita di tutti i giorni. Ma quello che lavora davvero moltissimo in qualsiasi allenamento con la mazza è il core, cioè la fascia composta dai muscoli profondi del torace, i muscoli estensori e dei muscoli addominali. Il peso infatti in questo attrezzo non è equamente distribuito come succede in manubri e bilancieri, ma è concentrato tutto su una parte dell'attrezzo. Quindi quando noi andiamo a fare gli esercizi, soprattutto quelli legati allo stile tradizionale, il peso è molto lontano dalla nostra impugnatura. Questo incrementa notevolmente non solo il peso effettivo appunto della sfera, ma anche il livello di ingaggio di tutta la muscolatura che deve stabilizzare il corpo durante i movimenti circolari e rotatori che questo oggetto compie intorno al nostro corpo. Questo genere di allenamento quindi impone una grandissima richiesta di stabilità ed equilibrio, che sono proprio le 2 funzioni principali dei nostri muscoli stabilizzatori, del core, degli addominali e dei muscoli profondi del tronco. Nei movimenti che vedete in queste immagini è fondamentale restare ben piantati con i piedi per terra, mantenere una postura solida e corretta, senza ad esempio iperestendere la schiena o flettersi troppo in avanti e rischiare di perdere l'equilibrio. Del resto, lo stesso fatto di stringere qualcosa in mano attiva già di per sé i muscoli addominali. Questa è una cosa che potete verificare anche voi stessi semplicemente unendo le mani e spingendo l'una contro l'altra. Il solo atto di spingere, come vedete, attiva automaticamente i muscoli addominali, o anche se siete comodamente seduti, che state guardando questo video davanti al computer, vi potete mettere in piedi davanti alla scrivania, appoggiare le mani sul tavolo e poi spingere verso il basso. Come vedete, anche fare una leggerissima spinta con le mani attiva automaticamente, come comando autonomo e diretto da parte del sistema nervoso centrale, la vostra muscolatura profonda addominale. Ma come vedete appunto da questi movimenti legati alla tradizione dell'allenamento con la mazza, in particolare
all'esercizio del 300, della sua evoluzione in 360, in cui appunto la mazza compie 360 gradi intorno al nostro corpo. In questo tipo di esercizio si allena, oltre ai muscoli di cui parlavamo prima, anche la capacità di sviluppare forza rotazionale, un tipo di forza che ci permette ad esempio di proiettare al di sopra delle nostre spalle. È un movimento legato alla capacità di sviluppare forza dall'arto inferiore, quindi dalle anche, e poi di trasferirla alle braccia. Questo genere di considerazioni ci fa capire quanto questo strumento, quanto la mazza sia un attrezzo veramente funzionale, un attrezzo che ci permette di lavorare total body e soprattutto in maniera da sviluppare la forza attraverso lunghe catene muscolari. Come accennavo all'inizio del video, c'è anche un secondo approccio all'allenamento, che è un approccio più tradizionale, più legato ai cosiddetti grind, cioè lavorare su serie e ripetizioni facendo dei movimenti che vanno a isolare muscoli o singoli distretti muscolari. La mazza chiaramente può essere utilizzata anche come un bilanciere per allenare le spalle, come si vede fare spesso in palestra. Chiaramente anche qui mantiene delle proprietà uniche, perché se io vado ad allontanare, vedete, a stringere la presa ancora di più, il fatto che la sfera sia più lontana dalle mie mani imporrà comunque un movimento più funzionale alla mia spalla, perché allontanando il braccio di leva fa lavorare molto di più i muscoli stabilizzatori di quanto non avvenga per esempio con un bilanciere o con un manubrio. Come vedete da queste immagini, la mazza può essere usata anche in squat, affondi. Questo tipo di lavoro è sicuramente più semplice, è facile iniziare a lavorare così anche quando si è principianti, e magari iniziare a prendere confidenza con la mazza in questo modo. Questi due approcci oggi vengono fusi in un approccio più moderno che vede l'utilizzo della mazza nei cosiddetti flow, cioè appunto nel passare in modo fluido da un movimento a un altro, come succede in una danza o in una sequenza per esempio marziale. Come vedete, questi movimenti somigliano molto ai kata delle arti marziali giapponesi e hanno anche molto in comune con gli assalti ad esempio della scherma storica. Ma i benefici di questo tipo di approccio non si fermano soltanto qua. Continuando infatti con il paragone con le arti marziali, l'allenamento con la mazza è legato all'apprendimento e allo sviluppo di abilità motorie. Le abilità motorie sono delle capacità che abbiamo noi come esseri umani, più o meno sviluppate in base al nostro livello di allenamento, che ci permettono di sviluppare coordinazione motoria, quindi di stabilire una relazione diretta fra l'immagine di un movimento che creiamo nella nostra testa e la sua realizzazione nel mondo reale. Per riuscire a creare questo tipo di rapporto e riuscire a concretizzare nella realtà i nostri movimenti sono fondamentali abilità come equilibrio e propiocezione, e in questo la mazza ancora riesce a essere un attrezzo utilissimo. La mazza infatti ti obbliga a muoverti continuamente insieme a lei e quindi a sviluppare tutte queste capacità, a trovare equilibrio nel movimento, non solo equilibrio con te stesso, ma anche in relazione ad un attrezzo che nel frattempo accelera in maniera rotazionale intorno al tuo corpo. Per questo motivo, come dicevo prima, stabilizzazione, equilibrio e propiocezione lavorano continuamente mentre alleniamo i muscoli con questo attrezzo. Durante tutti questi movimenti, inoltre, è fondamentale essere continuamente cosciente della posizione del nostro corpo nello spazio, e quindi la mazza, appunto, sviluppando la nostra capacità di propiocezione, riesce a migliorare la nostra consapevolezza spaziale, che è un tipo di consapevolezza che è molto utile anche nella vita di tutti i giorni. I movimenti che vedete infatti sono movimenti multiplanari, cioè sono movimenti che coinvolgono le articolazioni su tutti i piani del movimento in cui quell'articolazione può operare. A differenza infatti dei movimenti in palestra, che spesso e volentieri sono legati a un solo piano del movimento, i movimenti legati a questo attrezzo fondono in 3 dimensioni tutti i movimenti che può compiere un'articolazione all'interno di tutti i piani del movimento. Per questi motivi, se si è seguiti da un allenatore preparato, allenarsi con la mazza può programmare il corpo a essere efficiente e ben condizionato nella vita di tutti i giorni, non soltanto in vista di preparazioni atletiche, e può addirittura riprogrammare pattern di movimento disfunzionali. Questo tipo di movimenti così complessi sono infatti capaci di
cambiare la struttura del nostro cervello e migliorare il sistema nervoso, le sue funzioni, creando nuovi collegamenti, nuove sinapsi. Esistono infatti già molti studi legati alla neuroplasticità, cioè al fatto che il nostro cervello a tutte le età, non soltanto quando siamo bambini, ma per tutta la durata della nostra vita, continua ad apprendere nuove skill e durante questo percorso di apprendimento continua a modificarsi, a creare nuove strade proprio per facilitare queste abilità che va ad imparare o a chiudere le strade che non usa più. Per questo motivo è importante continuare a muoversi, continuare a imparare. Questo tipo di apprendimento e soprattutto l'apprendimento legato al movimento fisico con attrezzi come questo, così funzionali, permette di prevenire o comunque proteggersi da disordini neurologici come Alzheimer, demenza senile e in ogni caso permettono di contrastare e rallentare il declino muscolare legato all'invecchiamento. Per questo, come dico spesso, è fondamentale non smettere mai di muoversi e non smettere mai di imparare nuove cose per tutta la vita, non smettere mai di divertirsi. Insomma, l'allenamento con la mazza non è solo un ottimo strumento per ottenere potenziamento muscolare, condizionamento metabolico e quindi dimagrimento, ma è anche un ottimo attrezzo che permette di potenziare e proteggere il nostro sistema nervoso. Per concludere, c'è un ultimo fondamentale beneficio legato all'utilizzo di questo attrezzo o di attrezzi simili. È estremamente divertente. Non appena prendi in mano la mazza ti inizi a sentire un guerriero. Considerate che questa posa, che è la posa basilare, si chiama proprio la warrior stance, la posizione del guerriero. Ti accorgi subito di quanto sia molto più pesante di quello che sembra. Anche un attrezzo di 5 kg in mano, con una leva così lunga, inizia a dare tutta una serie di stimoli al nostro sistema nervoso e al nostro apparato muscolare notevoli. All'inizio comincerai a muoverti in maniera rozza, poi con l'allenamento inizi a migliorare sia nell'eleganza dei movimenti e sia nel fisico e in più ti divertirai, imparerai nuove abilità e ti godrai la bellezza del muoversi, non in modo ripetitivo, costante come si fa nel bodybuilding, ma al contrario in modo complesso, stimolante e divertente. Lubrifichi il corpo e le articolazioni, il cervello e l'umore. Come vedi è un attrezzo che occupa pochissimo spazio, lo puoi tenere ovunque, lo puoi portare con te quando vai a fare una scampagnata e anche quando la tieni a casa tua, messa lì in quell'angolino. Tutte le volte che la guarderai ti inviterà a muoverti e a giocare con lei. Se vuoi imparare a usare la mazza e a progredire da principiante a vero atleta, puoi trovare nella descrizione di questo video i link dei miei corsi in presenza e anche dei miei corsi online. Allora ci vediamo nei miei corsi, altrimenti nel prossimo video. Ti auguro una splendida giornata. Ciao!